Aggiornamento di Sceldanni per la gerarchia spirituale e la Federazione Galattica. 26 luglio 2011. Drazzo. Un nuovo anno è all'orizzonte. Noi lo accogliamo festeggiando la sua nascita con il messaggio odierno. Intorno a voi, una nuova realtà comincia a prendere forma, per farvi comprendere che non siete soli. Le vostre famiglie spirituali e quelle dello spazio sono arrivate e stanno attivamente interagendo con il vostro mondo. Il governo oscuro sta iniziando a defilarsi ordinatamente, mentre fervono i preparativi per presentare un nuovo sistema monetario. Abbiamo visto molti di voi soffrire nell'adeguarsi alla potenza apparentemente illimitata ed illusoria degli oscuri. Questo mondo di inganni è pronto a sollevare l'immenso velo, che nasconde le meravigliose verità, che vi verranno finalmente rivelate. Allo stesso modo, siamo pronti a rivelare noi stessi a tutti voi, e ad aiutarvi a riconsiderare una delle grandi assurdità della vostra scienza, che dichiara che il vostro pianeta è un globo solido. In realtà, è cavo. Questa menzogna si accompagna ad altre che affermano che siete soli nell'universo, e che la vita sul vostro regno è un miracolo unico. Anche questo, naturalmente, è falso. Infatti, tutte le vostre percezioni di base, che vi sono state infuse fin dalla nascita, dovranno farsi da parte insieme alle numerose menzogne, che vi hanno tenuto letteralmente all'oscuro di importanti verità. Queste menzogne, che vi hanno accompagnato fin dalla nascita, furono create ad arte molto tempo fa, per farle diventare le verità, che si sarebbero tramandate da una generazione a quella successiva. Infrangere questa catena di menzogne significa liberarvi dai vincoli che furono usati prima dagli Anunnaki e poi dai loro servitori, per farvi cedere il vostro potere e per conservare quei guadagni che, con l'inganno, vi furono sottratti circa 13 millenni fa. La consapevolezza limitata vi fece passare da un essere sovrano, ad un essere pieno di incertezze. Siete stati indotti così a mettere da parte quello che era per voi incomprensibile, in cambio di una sicurezza, che sembrava risolvere i vostri dubbi interiori, e che apparentemente vi consentiva di portare avanti la vostra vita. Un'altra cosa, che vi spaventa e che vi ha indotto ad acconsentire ad un tale accordo è la morte. Gli esseri pienamente consapevoli non muoiono. Al giusto momento divino, semplicemente ascendono. Questo concetto del tutto innovativo della morte, fu qualcosa che i vostri antenati inizialmente non riuscirono a comprendere, confondendoli a tal punto da lasciarli in preda alla paura. Gli Anunnaki sfruttarono a loro favore questa paura, e il loro successo condusse rapidamente al mondo in cui vivete. Applicando il successo derivante da un uso improprio della morte, gli Anunnaki proseguirono nella loro azione, propagandando la necessità per gli esseri umani di adorarli come degli immortali. Questa realtà alla fine ha portato alle guerre, alle diverse religioni e all'odio insensato, che ha diviso l'umanità negli ultimi 8000 anni. Gli Anunnaki vi manipolano, e forzano i loro servitori ad applicare tattiche, che tendano a rafforzare le numerose percezioni da loro create. Come risultato, vi siete intrappolati in una società, che in gran parte è a beneficio dei ricchi e dei potenti, a spese dei poveri e delle masse oppresse. Questa oscurità ha prodotto un regno di individui frustrati, e che salvaguarda solo quei pochi selezionati, che sfruttano le illecite ricchezze, e il potere concesso loro dagli Anunnaki. Questa realtà è ormai in piena ritirata, proprio mentre la luce procede in avanti con i suoi piani enormemente complessi, per riformare il vostro regno arretrato, in un mondo immerso nei piacevoli, puri raggi della luce. Sarete liberati da questo regno falso e ombroso e, con l'aiuto del cielo, essere trasferiti in un mondo dove potrete ancora trasformarvi in esseri di luce pienamente consapevoli. In questa nuova realtà, riacquisirete la vostra condizione di veri esseri sovrani. Sarete in costante contatto con il vostro consiglio spirituale e con la vostra comunità. Questo continuo stato di interazione sarà per voi normale. Nella piena consapevolezza, sarete in grado di raggiungere il vostro scopo più elevato,
conforme al vostro contratto di vita, e sarete in grado di risolvere qualsiasi problema residuo dalle vite precedenti. Inoltre, lavorerete in stretto contatto con le varie gerarchie spirituali del vostro sistema solare, mantenendo ogni pianeta e il vostro Sole al massimo della sua forma. Attraverso le vostre manifestazioni, unite a quelle collettive dei vostri compagni, permetterete alla vita di prosperare in tutto il sistema solare. La vostra missione consiste nel soddisfare il vostro contratto di vita e nel diffondere la luce in tutta la vostra nazione stellare, in questa galassia e, naturalmente, nella fisicità. Condividerete questo sacro compito con il vostro gruppo, con la vostra comunità e con la vostra nazione stellare. Ognuno di voi si renderà conto dell'immensa gioia che questa opera vi offrirà ogni giorno. Siamo qui per farvi da mentori, e per vedervi tornare ad essere quello che veramente siete. Vi giungano le nostre benedizioni. Noi siamo i vostri maestri ascesi. Ci presentiamo a voi per parlarvi di alcuni specifici eventi che si stanno manifestando nel vostro mondo. Un ordine, che ha dominato per millenni il vostro mondo, sta cominciando ad implodere. I vari accordi che questi oscuri sono stati recentemente costretti ad accettare, stanno per diventare esecutivi. Questo vecchio ordine si trova ora lacerato ed indaffarato nel rendere operativi questi accordi. La confusione che ne deriva sta creando un certo numero di fazioni all'interno di questa cabala, che vorrebbero avviare una nuova fase negoziale. Questo approccio viene ritenuto inaccettabile dai nostri associati, che hanno chiesto alla Federazione Galattica di dimostrare a costoro che gli intenti presenti in questi accordi necessitano di una immediata applicazione. Gli accordi prevedono la necessità di introdurre un nuovo sistema globale di tipo economico e politico. Gli oscuri vogliono salvaguardare alcune delle attuali realtà economiche e politiche. Il periodo attuale sarà pertanto l'ultimo momento possibile prima dell'annuncio formale di una nuova realtà, annunci che, uniti alla divulgazione, verranno resi pubblici e solennemente portati a conoscenza di ciascuno di voi. Abbiamo visto come gli oscuri, nel corso degli ultimi 13 millenni, hanno propagandato politiche per distruggere la luce, e per privarvi formalmente dei vostri inalienabili diritti. Questo momento attuale non fa eccezione. L'esitazione di molti governi oscuri nel sottoscrivere gli accordi, che sanciscono la loro illegittimità, è dovuta a quella loro profonda convinzione di essere nel diritto di conservare questo potere. I nostri fratelli galattici insieme ai fratelli della Terra Cava si sono coraggiosamente fatti avanti, spiegando in termini molto chiari, che questa intransigenza deve terminare, ora. Al momento stiamo assistendo il cielo nel manifestare le griglie per la nostra nuova realtà. Questa attività si è conclusa positivamente e stiamo utilizzando le meravigliose energie di luce, che emanano queste nuove griglie, per accelerare la grande trasformazione che tutti voi state sperimentando. Il tempo del dominio degli oscuri è giunto al termine. Una nuova era di luce si sta manifestando per Gaia e per i suoi figli. Ora state attraversando la fase finale della vostra trasformazione. In passato questo sacro obiettivo veniva raggiunto solo dopo le molte vite trascorse preparando il proprio corpo fisico e quello spirituale per la loro magnifica integrazione. Una volta arrivati a questo momento si era in grado di accedere alla vasta gamma di conoscenza e di saggezza nel tempo acquisite. Ognuno di noi è passato attraverso queste particolari fasi preliminari, prima che ci venisse concessa l'immortalità. Lo Spirito sa quando siete veramente pronti per questo dono divino, e come potrete farne il miglior uso. Attualmente vi state preparando per quello che per noi è stato così lungo da raggiungere. Il cielo vi ha concesso una grazia nell'acconsentire l'utilizzo delle speciali camere di luce, che riusciranno a completare questa sacra procedura nel tempo di pochi giorni. Questa trasformazione avverrà in un luogo altrettanto sacro, le città di cristallo di Agartha. Oggi, abbiamo discusso di alcune delle cose che stanno accadendo nel vostro mondo. Questo messaggio è stato presentato in un modo simile molte volte in passato.
Lo facciamo per fissare questa visione in tutti voi, e per fornirvi una base per le vostre pratiche spirituali di visualizzazione. Si avvicina il tempo in cui una nuova era illuminante sorgerà sulla madre terra. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gayum. Selamatia, in siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero Costanza 2003.